Lezione 1. Contrattazione. Ti capita mai di contrattare quando acquisti vestiti? Di solito no, ma non fa male chiedere un prezzo migliore. Ho sempre esitato a negoziare, ma credo che valga la pena provare. Si tratta solo di essere fiduciosi ed educati quando si fa una controproposta. Suppongo che potrebbe far risparmiare un po' di soldi in caso di successo. Assolutamente. Negoziare i prezzi è una pratica comune in molte culture. Ci proverò la prossima volta che compro vestiti. Ricordati di fare le tue ricerche e conoscere il valore di mercato dell'articolo. Questo è un buon punto. Conoscere il valore del prodotto è essenziale. Può aiutarti a fare un'offerta ragionevole e a negoziare in modo efficace. Lo terrò a mente. Grazie per il consiglio, Anna. Benvenuto, John. Buon acquisto e buona contrattazione. Lo apprezzo, Anna. Abbracciamo l'arte della negoziazione e godiamone i vantaggi. Davvero, John. Non resta che trovare ottime offerte e sfruttare al meglio le nostre esperienze di acquisto. Lezione 2. Viaggi a basso costo. Stavo cercando voli e alloggi convenienti. Sicuramente, trovare buone offerte può aiutarci a risparmiare sui nostri viaggi. Ho confrontato i prezzi di diverse compagnie aeree e siti di prenotazione alberghiera. Questo è un approccio intelligente. È importante guardarsi intorno per trovare i prezzi migliori. Sto anche pensando di viaggiare durante le stagioni non di punta per ottenere tariffe più basse. Le stagioni non di punta offrono spesso offerte migliori e meno affollamento. Ho sentito dire che anche prenotare voli in determinati giorni della settimana può portare a risparmi. Sì, i voli infrasettimanali a volte sono più economici di quelli nei fine settimana. Sono disponibile anche a utilizzare compagnie aeree a basso costo. Possono offrire risparmi significativi. Assicurati solo di controllare le loro politiche sui bagagli e gli eventuali costi aggiuntivi. Ottima osservazione, Anna. A volte le tariffe base basse possono comportare costi nascosti. Quando si tratta di alloggi, hai considerato alternative come ostelli o case vacanza? Sì, sto esplorando tutte le opzioni per trovare la soluzione più conveniente. Questo è ottimo. Gli ostelli e le case vacanze possono essere più convenienti rispetto agli hotel tradizionali. Terrò d'occhio anche eventuali promozioni o codici sconto. Iscriversi alle newsletter o seguire i siti web di viaggi sui social media può aiutarti a rimanere informato sulle offerte. Sono determinato a far sì che questo viaggio rientri nel mio budget senza compromettere troppo. Con un'attenta pianificazione e ricerca, è sicuramente possibile trascorrere un viaggio piacevole senza spendere troppo. Grazie per i tuoi approfondimenti, Anna. I tuoi consigli sono preziosi. Benvenuto, John. Sono felice di aver potuto aiutare. Ecco come trovare opzioni di viaggio convenienti e creare ricordi indimenticabili. Davvero, Anna. Iniziamo le nostre avventure senza preoccuparci troppo delle spese. Lezione 3. Una passeggiata nel parco. Andiamo a fare una passeggiata nel parco? Sembra carino. Mi piacerebbe godermi un po' di aria fresca e natura. A che ora ci vediamo?
Vediamoci alle 10 del mattino. Ti conviene? Le 10 del mattino funzionano per me. Possiamo iniziare la giornata con una piacevole passeggiata. Fantastico. A che ingresso dobbiamo incontrarci? Incontriamoci all'ingresso principale vicino alla fontana. Suona bene. Allora ci vediamo lì alle 10. Perfetto. Porterò una bottiglia d'acqua e scarpe comode. Non dimenticare di portare anche un cappello e una crema solare. Buona idea, la protezione solare è essenziale, soprattutto durante le attività all'aperto. Assolutamente. La sicurezza e il comfort dovrebbero sempre essere la nostra priorità. Non vedo l'ora di fare la nostra passeggiata nel parco. Sarà rinfrescante. Anch'io, John. È un modo meraviglioso per rilassarsi e connettersi con la natura. Sono felice che tu ti unisca a me. Sarà più piacevole insieme. Allo stesso modo, John. Sfruttiamo al massimo la bella giornata che ci aspetta. Grazie, Anna, per aver accettato di fare questa passeggiata con me. Benvenuto, John. È sempre un piacere passare del tempo insieme. Ci vediamo alle 10 del mattino. Grazie, Anna. Ci vediamo al parco domani mattina. Lezione 4. Divertiti a suonare una canzone rock. Mi piace suonare canzoni rock e mi ispiro a Van Gogh. Interessante, John. Musica e arte possono essere una combinazione potente. La passione e la creatività di Van Gogh sono in sintonia con me come musicista. I suoi vivaci dipinti sono un riflesso delle sue emozioni e della sua espressione artistica. Allo stesso modo, la musica rock mi permette di esprimermi e connettermi con gli altri. La musica ha un modo per evocare emozioni e unire le persone. Le pennellate audaci ed energiche di Van Gogh sono parallele all'energia della musica rock. L'intensità e la crudezza del rock possono riecheggiare l'intensità delle opere di Van Gogh. Suonare canzoni rock mi dà un senso di libertà e liberazione, proprio come l'arte di Van Gogh. È meraviglioso avere ispirazioni artistiche che alimentano la tua passione. La storia della vita di Van Gogh mi ispira anche a perseguire i miei sogni musicali. La sua perseveranza e dedizione sono qualità da ammirare ed emulare. Attraverso la musica, spero di creare un impatto e toccare la vita delle persone, proprio come Van Gogh ha fatto con la sua arte. Credo che tu possa riuscirci, John. La tua passione e il tuo talento risplenderanno nella tua musica. Grazie, Anna. Il tuo supporto significa molto per me. Benvenuto, John. Continua a ballare e segui il tuo percorso artistico. Lo farò, Anna. Continuiamo a trovare ispirazione nell'arte e a creare i nostri capolavori. Assolutamente, John. Brindiamo al potere della musica e dell'arte nell'arricchire le nostre vite. Salute, Anna. Lascia che la musica suoni e i colori prendano vita. Lezione 5. Scegliere un forno a microonde. Salve, ho bisogno di un nuovo forno a microonde per la mia cucina. Qualche suggerimento? Certo, John. Quali sono le tue esigenze e il tuo budget?
Sto cercando un forno a microonde con una capacità decente e molteplici funzioni di cottura. Prendi in considerazione l'idea di procurarti un forno a microonde con funzionalità come convezione o grill. Suona bene. Che mi dici della taglia? Ho uno spazio limitato sul bancone. Cerca modelli compatti che offrano un ingombro ridotto senza compromettere la funzionalità. Lo terrò a mente. Qualche marchio specifico che consigliate? Marchi famosi come Panasonic, LG e Samsung sono noti per le loro microonde di qualità. Fantastico. Controllerò i loro modelli e leggerò alcune recensioni. Leggere le recensioni può darti informazioni sulle prestazioni e sulla durata dei diversi modelli. Devo considerare la potenza del microonde? Una potenza maggiore generalmente significa una cottura più rapida ed efficiente. Capisco. Allora cercherò un forno a microonde con una potenza decente. Non dimenticare di controllare il pannello di controllo e la facilità d'uso. Ottima osservazione. Preferisco un forno a microonde con un'interfaccia intuitiva. Cerca modelli con programmi di cottura preimpostati per comodità. Sarebbe utile. Uso spesso le opzioni preimpostate per i piatti comuni. Infine, confronta i prezzi e cerca eventuali promozioni o sconti in corso. Il confronto dei prezzi è essenziale per prendere una decisione informata. Assolutamente, John. Sono sicuro che troverai il forno a microonde perfetto per la tua cucina. Grazie per la tua guida, Anna. I tuoi suggerimenti faciliteranno la mia ricerca. Benvenuto, John. Sono felice di poterti aiutare. Buona caccia al microonde. Grazie Anna. Grazie per il tuo aiuto. Ecco una nuova ed efficiente aggiunta alla mia cucina. Lezione 6. Annunci mirati. Buona idea, che dire degli annunci mirati? Sì, è stato efficace prima. Può aiutare a raggiungere il pubblico giusto. Come possiamo implementare annunci mirati per la nostra attività? Possiamo iniziare definendo il nostro pubblico di destinazione e i loro dati demografici. Una volta ottenuto ciò, come possiamo raggiungerli efficacemente? Possiamo utilizzare piattaforme di social media che offrono opzioni pubblicitarie mirate. Quali piattaforme consigliate? Facebook e Instagram dispongono di solidi strumenti pubblicitari per il targeting di dati demografici specifici. Dovremmo prendere in considerazione anche altre piattaforme? Dipende dal nostro pubblico di riferimento. Piattaforme come LinkedIn o Pinterest potrebbero essere adatte a determinate aziende. Che ne dici di utilizzare parole chiave e interessi per affinare il nostro targeting? Questa è una buona strategia. Utilizzando parole chiave pertinenti, possiamo restringere il nostro pubblico. Che ne dici di indirizzare i nostri annunci a persone che hanno già mostrato interesse? Il retargeting può essere molto efficace. Mantiene il nostro marchio davanti ai potenziali clienti. Dovremmo assumere un professionista o provare a gestire noi stessi gli annunci? Dipende dal nostro budget e dalla nostra esperienza. Assumere un professionista può garantire risultati ottimali. Dovremmo anche monitorare e analizzare il rendimento dei nostri annunci, giusto?
Assolutamente. Il monitoraggio delle metriche ci aiuterà a ottimizzare le nostre campagne. Sono entusiasta di vedere l'impatto degli annunci mirati sulla nostra attività. Anch'io, John. È uno strumento potente per raggiungere le persone giuste e generare conversioni. Grazie, Anna, per le tue informazioni e la guida nell'implementazione di annunci mirati. Benvenuto, John. Sono felice di aver potuto aiutare. Facciamo delle nostre campagne pubblicitarie un successo. Sicuramente, Anna. Dobbiamo raggiungere il nostro pubblico di riferimento e far crescere la nostra attività. Lezione 7. Ciclismo confortevole. 21 marce sembrano buone. È comodo da guidare? Sì, avere più marce consente un ciclismo più fluido ed efficiente. Dovrò cambiare continuamente marcia durante la guida? Dipende dal terreno e dalla cadenza preferita. Il cambio di marcia può ottimizzare lo sforzo di pedalata. Come faccio a sapere quale attrezzatura usare in diverse situazioni? Le marce inferiori sono adatte per le salite, mentre le marce più alte sono migliori per le sezioni pianeggianti o in discesa. È facile passare da una marcia all'altra durante la guida? Con la pratica, cambiare marcia diventa naturale. Diventa facile trovare l'attrezzatura giusta per il terreno. Posso regolare le marce in base al mio stile di guida? Alcune bici consentono di regolare la marcia per personalizzare la tua esperienza di guida. E il comfort della bici stessa? Cerca caratteristiche come una sella comoda, un manubrio ergonomico e sospensioni se prevedi di guidare su terreni accidentati. Esistono marchi di biciclette specifici noti per il loro comfort? Marchi come Trek, Giant e Specialized sono noti per la produzione di biciclette comode con componenti di buona qualità. Devo prendere in considerazione l'idea di acquistare una bici con pneumatici più larghi per un maggiore comfort? I pneumatici più larghi possono offrire una migliore ammortizzazione e stabilità, specialmente su superfici irregolari. Voglio assicurarmi un'esperienza ciclistica fluida e piacevole. In tal caso, prendi in considerazione l'idea di acquistare una bici con un buon materiale del telaio come alluminio o fibra di carbonio per un equilibrio tra comfort e prestazioni. Grazie, Anna, per la tua guida su un ciclismo confortevole. Benvenuto, John. Spero che troviate la bici perfetta per le vostre esigenze. Non vedo l'ora di esplorare la vita all'aria aperta sulla mia nuova bici. Goditi i tuoi viaggi, John. Stai al sicuro e divertiti a pedalare. Lo farò, Anna. Ti aspettano viaggi comodi e piacevoli. Lezione 8. Vacanze in spiaggia. Certo, che ne dici di una vacanza in spiaggia? È sempre rinfrescante e rilassante. Sembra meraviglioso, John. Quale destinazione balneare hai in mente? Ho sentito parlare molto bene delle spiagge di Bali. Cosa ne pensi? Bali è una scelta popolare con spiagge meravigliose e una cultura vibrante. Sarebbe un'opzione fantastica. Ci sono spiagge specifiche a Bali che mi consigliate? Le spiagge di Kuta e Seminyak sono famose per le loro splendide coste e l'atmosfera vivace.
Che mi dici degli alloggi? Qualche suggerimento per resort sulla spiaggia? La zona di Nusa Dua dispone di alcuni lussuosi resort sulla spiaggia con viste mozzafiato e servizi eccellenti. Preferisco un mix di relax e avventura. Sono disponibili attività sportive acquatiche? Assolutamente. Bali offre una vasta gamma di sport acquatici come il surf, lo snorkeling e le immersioni subacquee. Sembra eccitante. Mi piacerebbe provare a fare surf per la prima volta. Le spiagge di Bali sono famose per le loro onde, il che la rende un luogo ideale per i principianti per imparare il surf. Che ne dite della cucina locale? Ci sono piatti da provare? La cucina bolinese è deliziosa. Non perdere l'occasione di provare piatti come nasi goreng o babi guling. Mi assicurerò di assaporare i sapori locali. C'è qualcos'altro che dovremmo esplorare a Bali? Bali è nota per i suoi templi e siti culturali. Tonalot e il tempio di Uluwatu meritano una visita. Sembra che Bali abbia molto da offrire per una vacanza al mare memorabile. Lo fa davvero, John. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo godendoti il sole, la sabbia e la cultura. Grazie, Anna, per il tuo contributo e i consigli per la nostra vacanza al mare. Benvenuto, John. Ti auguro un viaggio meraviglioso pieno di relax e avventura. Non vedo l'ora di prendere il sole e rilassarmi sulle bellissime spiagge di Bali. Divertiti, John. Ti auguro un'indimenticabile vacanza al mare. Lezione 9. Processo di fabbricazione delle candele. Sono sempre stato curioso del processo di fabbricazione delle candele. Cosa comporta? È abbastanza semplice, John. Per prima cosa, sciogli la cera a bagnomaria o in un crogiolo. Che tipo di cera viene comunemente usata per fare le candele? La cera di soia e la cera d'api sono scelte popolari grazie alle loro proprietà di combustione naturali e pulite. Una volta sciolta la cera, qual è il passaggio successivo? Aggiungi oli profumati o oli essenziali alla cera fusa per un profumo gradevole. Posso personalizzare il colore delle candele? Sì, puoi aggiungere una tintura per candele liquida, o in polvere per ottenere il colore desiderato. Che ne dici degli stampi per modellare le candele? Puoi usare vari stampi come stampi in silicone o tradizionali stampi in metallo per modellare le candele. Devo inserire uno stoppino nello stampo prima di versare la cera? Sì, fissa lo stoppino sul fondo dello stampo e assicurati che sia dritto prima di versare la cera. Che dire del processo di raffreddamento? Quanto tempo ci vuole? Il tempo di raffreddamento dipende dalle dimensioni della candela e dal tipo di cera utilizzata. Il pernottamento può richiedere alcune ore. Una volta che le candele si sono raffreddate e solidificate, posso rimuoverle dagli stampi? Sì, rimuovi con cura le candele dagli stampi spingendole o ruotandole delicatamente. Devo tagliare lo stoppino prima di accendere le candele? Taglia lo stoppino a circa un quarto di pollice prima dell'accensione per garantire una combustione pulita e uniforme. Sembra semplice. Qualche consiglio aggiuntivo per realizzare candele di alta qualità?
Tieni presente il giusto rapporto di oli profumati, segui le precauzioni di sicurezza e sperimenta diversi design e profumi. Grazie, Anna, per aver spiegato il processo di fabbricazione delle candele. Sono entusiasta di provarlo. Benvenuto, John. Divertiti e goditi il processo creativo di creare le tue candele. Non vedo l'ora di creare candele uniche e aromatiche per la mia casa o come regali. Sono sicuro che andranno alla grande, John. Buona fabbricazione delle candele. Lezione 10. Suggerimenti per la coerenza. Trovo difficile mantenere la coerenza nei miei progressi, il che mi mantiene motivato. Qualche consiglio per superare questo problema? La coerenza è fondamentale, John. Inizia fissando obiettivi realistici e suddividendoli in attività più piccole e gestibili. Come posso rimanere motivato di fronte a distrazioni o ostacoli? Trova la tua fonte di ispirazione e ricorda a te stesso i tuoi obiettivi regolarmente. Circondatevi di persone che vi supportano e create un ambiente positivo. Esistono strategie per aiutare a stabilire una routine e rispettarla? Crea un programma o una routine quotidiana che includa del tempo dedicato ai tuoi obiettivi. Imposta promemoria o usa le app per la produttività per rimanere aggiornato. Cosa succede se ho un problema o perdo una giornata di progressi? Non essere troppo duro con te stesso, John. Riconosci l'intoppo, impara da esso e torna in pista il giorno successivo senza soffermarti su di esso. A volte mi sento sopraffatto dalla natura a lungo termine dei miei obiettivi. Qualche suggerimento? Suddividi i tuoi obiettivi a lungo termine in traguardi più piccoli. Celebra ogni traguardo raggiunto per mantenere la motivazione e il senso di progresso. Come posso rimanere concentrato ed evitare la procrastinazione? Identifica il momento più produttivo della giornata e pianifica le attività importanti durante quel periodo. Riduci al minimo le distrazioni e pratica l'autodisciplina. La responsabilità è utile per mantenere la coerenza? Sì, trova un partner responsabile o entra a far parte di una community con obiettivi simili. Condividi i tuoi progressi e sostieniti a vicenda effettuando controlli regolari. Cosa succede se perdo interesse o passione lungo la strada? Riconnettiti con il tuo perché, John. Rifletti sui motivi per cui hai iniziato e riaccendi la tua passione esplorando nuovi approcci o trovando nuova ispirazione. Esistono tecniche per monitorare efficacemente i progressi? Tieni un diario o utilizza un'app di monitoraggio dei progressi per registrare i tuoi risultati, i traguardi e le aree di miglioramento. Può servire come promemoria visivo dei tuoi progressi. Come posso rimanere fedele ai miei obiettivi a lungo termine? Ricorda continuamente a te stesso i vantaggi e le ricompense che derivano dal raggiungimento dei tuoi obiettivi. Rimani impegnato nel processo e intraprendi il viaggio. Grazie, Anna, per aver condiviso questi preziosi consigli sulla coerenza e sul progresso. Benvenuto, John. Ricorda che la coerenza si costruisce attraverso piccole azioni quotidiane. Continuate e vedrete i risultati. Sono determinato a implementare queste strategie e a fare progressi costanti verso i miei obiettivi. Questo è lo spirito, John. Ti auguro successo e un viaggio costante verso le tue aspirazioni. Apprezzo il tuo supporto, Anna. Apprezziamo la coerenza e il raggiungimento dei nostri obiettivi.
Lezione 11. Provare vestiti nuovi. Anna, ho comprato dei vestiti nuovi. Ti piacerebbe vederli? Sì, lo facciamo. Eccole qui. Che aspetto hanno? Si adattano bene, ma non sono sicuro del colore di questa camicia. Cosa ne pensi? Il colore ti sta bene, John. Si abbina bene alla tua carnagione. È bello sentirlo. Che mi dici di questo paio di jeans? I jeans ti stanno benissimo, John. Hanno una vestibilità e uno stile perfetti. Mi fa piacere che tu la pensi così. Ora, cosa ne pensi di questa giacca? La giacca aggiunge un tocco di stile al tuo outfit. Ti sta benissimo, John. Grazie per il tuo feedback, Anna. Apprezzo la tua opinione. Benvenuto, John. Sono sempre felice di aiutarti. Hai altri articoli da mostrare? Sì, ne ho ancora uno. Che ne dici di questo maglione? Il maglione sembra accogliente ed elegante. È un capo versatile per diverse occasioni. Mi fa piacere sentirlo. Non ero sicuro dello schema del maglione. Il motivo aggiunge interesse visivo e rende il maglione unico. Ti sta bene. Apprezzo il tuo contributo, Anna. È sempre utile avere una seconda opinione. Sono felice di esserti stato utile, John. È importante avere fiducia nelle scelte di abbigliamento. In effetti, indossare abiti che ti fanno sentire bene può aumentare la tua sicurezza. Assolutamente. Si tratta solo di trovare la vestibilità, lo stile e i colori giusti che si adattino al tuo gusto e alla tua personalità. Grazie, Anna, per il tuo prezioso feedback sui miei nuovi vestiti. Benvenuto, John. Sono felice di essere d'aiuto. Divertiti a indossare il tuo nuovo guardaroba. Lo farò, Anna. La tua opinione significa molto per me. Ti auguro di apparire e sentirti alla grande. Lezione 12. Registrazione a un evento. Anna, sono interessata a partecipare a un evento. Hanno detto che devo compilare un modulo di registrazione. Fantastico, John. Di solito puoi trovare il modulo di registrazione sul loro sito web o richiederne uno via email. Devo fornire informazioni personali nel modulo di registrazione? Sì, John. Potrebbero chiederti il tuo nome completo, i dati di contatto, e, a volte, la tua occupazione o organizzazione. Ci sono informazioni specifiche di cui potrebbero aver bisogno? A seconda dell'evento, possono richiedere restrizioni dietetiche, richieste speciali o recapiti di emergenza. Devo pagare una quota di iscrizione? Alcuni eventi potrebbero avere una quota di iscrizione, quindi controlla il modulo o i dettagli dell'evento per eventuali requisiti di pagamento. Come posso inviare il modulo di registrazione? Di solito puoi inviare il modulo elettronicamente tramite il loro sito web o inviarlo via email al contatto designato. C'è una scadenza per la registrazione? Sì, John. Assicurati di controllare la scadenza per la registrazione all'evento e di inviare il modulo prima di tale data. Riceverò una conferma dopo aver inviato il modulo? In genere sì.
Dovresti ricevere un'email di conferma o una notifica che conferma la tua registrazione. Cosa devo fare se ho domande o ho bisogno di assistenza? Se hai domande, contatta direttamente gli organizzatori dell'evento. Saranno felici di aiutarti. Posso apportare modifiche alla mia registrazione in un secondo momento, se necessario? Dipende dalla politica dell'evento. Alcuni consentono modifiche, mentre altri possono avere linee guida specifiche per le modifiche. Cosa succede se non posso partecipare all'evento dopo la registrazione? Se non puoi partecipare, informa gli organizzatori il prima possibile, in modo che possano apportare le modifiche necessarie. Grazie, Anna, per avermi chiarito il processo di registrazione. Benvenuto, John. La registrazione agli eventi può essere semplice se segui le istruzioni fornite. Apprezzo la tua guida. Ora mi sento più sicuro nel completare la registrazione. Sono felice di aver potuto aiutare. Goditi l'evento, John, e sfrutta al massimo l'esperienza. Lo farò, Anna. Grazie ancora per il supporto. Alla riuscita della registrazione e a un evento memorabile. Lezione 13. Dare priorità al sonno per il benessere. Anna, ultimamente mi sento stanca. Qualche suggerimento su come migliorare i miei livelli di energia? Inizia dormendo abbastanza, John. Cerca di dormire bene dalle 7 alle 9 ore ogni notte. Cercherò di apportare alcune modifiche e dare priorità al mio sonno. Ci sono consigli per dormire meglio? Stabilisci una routine prima di andare a letto, evita la caffeina e i dispositivi elettronici prima di andare a letto e crea un ambiente di sonno tranquillo. Cosa succede se ho difficoltà ad addormentarmi o a rimanere addormentato? Pratica tecniche di rilassamento come la respirazione profonda o la meditazione. Se il problema persiste, prendi in considerazione la possibilità di consultare un medico. L'ora in cui vado a letto e mi sveglio è importante? Sì, John. Cerca di mantenere un orario di sonno costante andando a letto e svegliandoti alla stessa ora ogni giorno. Fare un sonnellino durante il giorno può aiutare a ridurre i livelli di energia? I sonnellini brevi possono essere utili, ma evita i sonnellini lunghi o quelli troppo vicino all'ora di andare a letto, poiché potrebbero disturbare il sonno. Esistono fattori legati allo stile di vita che possono influire sulla qualità del sonno? Sì, alcune abitudini come il consumo eccessivo di alcol, il fumo o il consumo di pasti pesanti prima di andare a letto possono interferire con il sonno. Che ne dite dell'esercizio? Aiuta a dormire? Un'attività fisica regolare può favorire un sonno migliore, ma evita allenamenti intensi prima di andare a dormire in quanto potrebbe darti energia. Quanto tempo ci vuole per vedere i vantaggi di dare priorità al sonno? Praticare costantemente buone abitudini di sonno può migliorare i livelli di energia e il benessere generale nel giro di poche settimane. Il sonno può influire su altre aree della mia vita, come la produttività e l'umore? Assolutamente, John. Un sonno di qualità è essenziale per le funzioni cognitive, la regolazione dell'umore e le prestazioni quotidiane ottimali. Grazie, Anna, per aver sottolineato l'importanza del sonno. Ne farò una priorità a partire da stasera. Benvenuto, John. Ricorda che una mente e un corpo ben riposati contribuiscono a una vita più sana e appagante.
Apprezzo la tua Grazie, guida. John. Ecco per Ti dormire auguro meglio e notti aumentare la riposanti e vitalità. giorni energici. Lezione 14. Suggerimenti per il parcheggiatore. Altrimenti dovrei essere a conoscenza quando utilizzo un servizio di parcheggio e riconsegna auto? Ricorda solo di ritirare tutti i tuoi effetti personali dal parcheggiatore. Questo è un buon punto. Non vorrei dimenticare nulla di importante. È facile trascurare i piccoli oggetti quando si ha fretta. Ci sono articoli specifici a cui devo prestare attenzione? Assicurati di recuperare le chiavi, il telefono, il portafoglio e tutti gli oggetti di valore. Lo terrò a mente. Non vorrei perdere nessuno di questi. È sempre meglio ricontrollare prima di partire. Che mi dici del biglietto del parcheggiatore? Devo tenerlo con me? Sì, il Valid Ticket è importante per recuperare il veicolo in un secondo momento. Allora mi assicurerò di tenerlo in un posto sicuro. Questa è una buona idea. È la tua prova di proprietà dell'auto. Ci sono altri suggerimenti per un'esperienza di servizio di parcheggio senza intoppi? È buona norma dare una mancia al parcheggiatore per il servizio. Di solito quanto devo dare una mancia? Lo standard è in genere di pochi dollari, a seconda del livello di servizio. Allora avrò dei contanti pronti per la mancia. Questo è premuroso. Il parcheggiatore lo apprezzerà. C'è qualcos'altro che dovrei tenere a mente? È una buona idea ispezionare il veicolo per eventuali danni al momento della restituzione. Questa è una saggia precauzione. Mi assicurerò di farlo. È meglio risolvere eventuali dubbi prima di lasciare i locali. Grazie per aver condiviso questi consigli per il parcheggiatore, Anna. Benvenuto, John. Spero che ti aiutino a vivere un'esperienza senza intoppi. Apprezzo il tuo consiglio. È sempre bene essere ben preparati. Assolutamente. Garantisce un incontro senza problemi con il servizio di parcheggio e riconsegna auto. Terrò a mente tutti questi suggerimenti per la mia prossima esperienza con il parcheggiatore. Sono felice di esserti stato utile, John. Viaggi sicuri. Grazie Anna. La tua guida è preziosa. Continuiamo a imparare gli uni dagli altri. Lezione 15. Esplorazione del centro città. Voglio andare in centro città. Sei fortunato. La fermata dell'autobus è proprio dietro l'angolo. Questo è conveniente. Con che frequenza passano gli autobus? Hanno orari frequenti, di solito ogni 10-15 minuti. Questo è ottimo. Non dovrò aspettare a lungo per prendere un autobus. Esattamente. Il trasporto pubblico è efficiente in città. C'è un numero di autobus specifico che dovrei cercare? Il numero dell'autobus di cui hai bisogno è 23. Va direttamente al centro della città. Perfetto. Terrò d'occhio l'autobus numero 23. Non preoccuparti, gli autobus di solito sono ben etichettati con i loro numeri. Quanto dura il viaggio in autobus per raggiungere il centro della città? Dovrebbero volerci circa 20 minuti, a seconda del traffico.
Non è poi così male. Mi darà il tempo di godermi il panorama. Sì, lungo la strada vedrai alcuni monumenti interessanti. Ci sono fermate di cui devo essere a conoscenza prima del centro città? L'autobus farà alcune fermate, ma ti farò sapere quando è ora di scendere. Lo apprezzo. Non voglio perdermi la mia tappa. Nessun problema, John. Mi assicurerò che tu sia informato. C'è una tariffa specifica per l'autobus che devo pagare? È meglio avere il cambio esatto per la tariffa dell'autobus, che è di $2,50. Mi assicurerò di avere pronta la giusta quantità. Questo è intelligente. Renderà il processo di imbarco più agevole. Una volta raggiunto il centro della città, ci sono luoghi che mi consigliate di visitare? Il centro della città ha molte attrazioni. Il parco centrale e il museo d'arte meritano una visita. Li darò sicuramente un'occhiata. Grazie per i consigli. Benvenuto, John. Goditi il tuo tempo nel centro della città. Non vedo l'ora. Grazie per l'aiuto, Anna. Quando vuoi, John. Ti auguro una fantastica giornata esplorando la città. Lo farò, Anna. Continuiamo a condividere le nostre esperienze e scoperte. Lezione 16. Divertimento nello shopping. Sono contento che abbiamo avuto il tempo di fare acquisti. Ha reso l'attesa più piacevole. Assolutamente. Lo shopping aggiunge sempre entusiasmo all'esperienza. Sono d'accordo inoltre, oggi abbiamo trovato delle ottime offerte. Sì, quegli sconti erano fantastici. Adoro fare un buon affare. È soddisfacente trovare ciò di cui hai bisogno a un prezzo inferiore. Sicuramente. Rende l'esperienza di acquisto ancora migliore. E ci fa risparmiare anche un po' di soldi. Questo è un bonus. Possiamo usare i risparmi per qualcos'altro. Esattamente. È bello avere fondi extra per altre attività. Sono contento che abbiamo sfruttato al massimo il nostro tempo per gli acquisti. Anche io. Ha migliorato il nostro godimento generale della giornata. Lo shopping può essere un'esperienza divertente e gratificante. Assolutamente. Aggiunge un tocco speciale alle nostre uscite. Non vedo l'ora di iniziare la nostra prossima avventura di shopping. Conta su di me. È sempre un piacere fare acquisti con te. Allo stesso modo, John. Siamo un'ottima squadra di shopping. Grazie Anna. Continuiamo a goderci queste esperienze insieme. D'accordo, John. Un brindisi ed altri piacevoli viaggi di shopping in futuro. Lezione 17. Creazione di candele. Siete i benvenuti. Sono sicuro che ti divertirai a creare le tue candele uniche. Grazie John. Sono davvero entusiasta di provare a fare candele. È un hobby meraviglioso che ti permette di esprimere la tua creatività. Ho sempre amato le candele, quindi creare le mie è fantastico. Avrai la libertà di scegliere i colori, i profumi e i design.
Questo è quello che non vedo l'ora di fare, personalizzarli. È un ottimo modo per aggiungere un tocco personale al tuo spazio abitativo. Non vedo l'ora di avere delle bellissime e profumate candele in giro per casa. E avrai la soddisfazione di sapere di averli fatti tu stesso. Questo è vero. Sarà un'esperienza gratificante, ne sono sicuro. Inoltre, puoi anche regalarli come regali premurosi ad amici e familiari. È un'idea geniale. Le candele fatte a mano sono regali deliziosi. Lo fanno. È un regalo unico e sentito che le persone apprezzano. Sto già pensando a diversi modelli di candele che posso creare. Dai libero sfogo alla tua immaginazione. Ci sono così tante possibilità. Sperimenterò sicuramente con colori e profumi diversi. Questa è la bellezza della produzione di candele, una creatività senza fine. Grazie ancora, John, per avermi ispirato a esplorare questo mestiere. Benvenuta, Anna. Sono felice di averti potuto presentare qualcosa di nuovo. Non vedo l'ora di immergermi nel mondo della produzione di candele. Sarà fantastico. Goditi il viaggio, Anna. Sono sicuro che creerai delle candele fantastiche. Apprezzo il tuo incoraggiamento. Sono pronto per questa emozionante avventura. Buona fortuna, Anna. So che eccellerai nella creazione di candele. Lezione 18. Comodo soggiorno in hotel. Il tuo soggiorno in hotel è conveniente. C'è un bagnino in piscina? Assolutamente, John. L'hotel ha un bagnino in servizio in piscina. Questo è rassicurante. La sicurezza è sempre una priorità assoluta, soprattutto in prossimità dell'acqua. Sono d'accordo, è importante avere professionisti formati per supervisionare le attività in piscina. Dà tranquillità sapere che qualcuno sta sorvegliando. Sicuramente. Il bagnino garantisce un'esperienza di nuoto sicura e piacevole. Hanno orari specifici in cui il bagnino è in servizio? Sì, il bagnino è presente ogni giorno negli orari prestabiliti. È bello saperlo. Possiamo pianificare il nostro tempo in piscina di conseguenza. Esattamente. È meglio nuotare quando il bagnino è disponibile. Apprezzo l'impegno dell'hotel per la sicurezza degli ospiti. Lo prendono sul serio, e danno la priorità al benessere dei loro ospiti. Oltre al bagnino, sono in atto altre misure di sicurezza? Sì, l'hotel ha implementato diversi protocolli di sicurezza. Quali sono alcune delle misure che hanno messo in atto? Hanno una segnaletica chiara, attrezzature di emergenza e manutenzione regolare della piscina. Sembra che abbiano adottato un approccio globale alla sicurezza. Sicuramente. Vogliono che gli ospiti trascorrano un soggiorno senza preoccupazioni. Questo è encomiabile. Si aggiunge all'esperienza e alla soddisfazione complessive. Assolutamente. È essenziale che un hotel dia priorità alla sicurezza degli ospiti. Sono contento di aver scelto un hotel che valorizza il nostro benessere. Anch'io, John.
È confortante sapere che siamo in buone mani. Grazie per aver controllato tutti i dettagli importanti, Anna. Benvenuto, John. Mi assicuro sempre di dare priorità alla sicurezza quando pianifico i viaggi. È uno dei motivi per cui mi piace viaggiare con te, Anna. Allo stesso modo, John. Siamo un'ottima squadra quando si tratta di garantire un'esperienza sicura e piacevole. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Continuiamo a dare priorità alla sicurezza in tutte le nostre avventure future. Assolutamente, John. La sicurezza prima di tutto, sempre. Lezione 19. Conclusione. Contatore adesso. Va bene, finiamo e poi possiamo. Esci e prendi qualcosa per cena. Mi sta venendo fame. Sembra un piano. Possiamo trovare un bel ristorante nelle vicinanze. Ho voglia di qualcosa di italiano. Che ne dici di te? Anche per me l'italiano suona bene. Cerchiamo un ristorante italiano. Fantastico. Salderò rapidamente il pagamento qui allo sportello. Prenditi il tuo tempo. Ti aspetterò vicino all'ingresso. Tutto fatto, grazie per la pazienza, John. Benvenuta, Anna. Non ci è voluto affatto molto. Apprezzo la tua comprensione. Andiamo a soddisfare la nostra fame adesso. Assolutamente. Non vedo l'ora di gustare un pasto delizioso. È sempre bello gustare del buon cibo dopo una giornata produttiva. Non potrei essere più d'accordo. È una meritata sorpresa. Ed è ancora meglio se condivisa con una buona compagnia. Sono felice di poter condividere questa esperienza culinaria insieme. Anch'io, John. È stata una giornata meravigliosa. Anzi, sfruttiamo al massimo anche la nostra serata. Sono sicuro che sarà piacevole. Ci divertiamo sempre molto. Questo è vero. Le nostre conversazioni e le nostre risate rendono speciale ogni momento. Ti sono grato per la nostra amicizia, John. Significa molto per me. Il sentimento è reciproco, Anna. Sei un'amica fantastica. Grazie, John. Continuiamo a creare bellissimi ricordi insieme. Assolutamente. Ti aspettano altre avventure e bei momenti. Grazie per questo, John. Andiamo a goderci la cena adesso. Non potrei essere più d'accordo. Facciamo in modo che sia una serata memorabile, Anna. Lezione 20. Commercio di francobolli. Per modelli unici o edizioni limitate, scambiate francobolli con altri collezionisti? Assolutamente, John. Il commercio di francobolli è un ottimo modo per ampliare la mia collezione. Come trovi di solito altri collezionisti con cui commerciare? Ci sono forum e community online dedicati alla raccolta di francobolli. Sembra conveniente. Puoi entrare in contatto con collezionisti di tutto il mondo. Sì, è una fantastica opportunità per incontrare altri appassionati. Hai dei francobolli specifici che desideri scambiare?
Attualmente sto cercando francobolli europei vintage e rari set tematici. Hai effettuato operazioni di trading di successo in passato? Sicuramente. Sono stato in grado di acquisire dei francobolli fantastici attraverso il trading. Meraviglioso. Aggiunge un senso di avventura all'hobby. Lo fa. Non sai mai quali francobolli unici ti imbatterai. Hai dei duplicati che conservi specificamente per il trading? Sì, preferisco conservare i duplicati per scopi commerciali. È un modo intelligente per espandere la tua collezione senza spendere troppo. Esattamente. È una situazione vantaggiosa per entrambe le parti coinvolte. Come si garantisce un commercio equo durante lo scambio di francobolli? Di solito discutiamo in anticipo delle condizioni e del valore dei francobolli. Questo è importante per evitare malintesi o delusioni. Assolutamente. Una comunicazione chiara è fondamentale nel commercio di francobolli. Hai stabilito legami duraturi attraverso il commercio di francobolli? Sì, ho incontrato delle persone meravigliose che condividono la stessa passione. È fantastico che il collezionismo di francobolli riunisca le persone. Lo fa davvero. Abbiamo un interesse comune che ci unisce. Partecipi a mostre di francobolli o eventi per incontrare di persona i collezionisti? Sì, mi piace frequentare le esposizioni di francobolli e le mostre ogni volta che è possibile. Deve essere emozionante vedere da vicino francobolli rari e incontrare altri collezionisti. È un'esperienza elettrizzante, John. Imparo sempre qualcosa di nuovo. Sono felice che tu abbia trovato un hobby che ti dà gioia e ti connette con gli altri. Grazie John. Il collezionismo di francobolli ha davvero arricchito la mia vita. Continua a esplorare e fare trading, Anna. La tua collezione continuerà a crescere. Lo farò, John. E chissà, forse un giorno troverò quell'elusivo francobollo che stavo cercando. Credo nella tua passione e determinazione, Anna. Buon trading. Grazie John. Il tuo supporto significa molto per me. Continuiamo a goderci i nostri hobby insieme. Lezione 21. Esercizi di routine. In genere si consiglia di allenarsi almeno 3 o 4 giorni alla settimana. Questo è corretto. L'esercizio fisico regolare ha molti benefici per la salute. Quali sono alcuni tipi di esercizi che posso incorporare nella mia routine? Puoi includere un mix di esercizi cardiovascolari, allenamento della forza ed esercizi di flessibilità. Puoi darmi esempi di esercizi cardiovascolari? Certo, attività come jogging, ciclismo, nuoto o camminata veloce sono ottime per la salute cardiovascolare. E che dire degli esercizi di allenamento della forza? Gli esercizi di allenamento della forza prevedono il sollevamento pesi, l'uso di bande di resistenza o l'esecuzione di esercizi a corpo libero come flessioni e squat. Ci sono esercizi di flessibilità specifici che dovrei prendere in considerazione? Esercizi di stretching come yoga o pilates possono migliorare la flessibilità e aiutare a prevenire gli infortuni. Quanto dovrebbe durare ogni sessione di allenamento?
Cerca di fare almeno 30 minuti di esercizio a intensità moderata per sessione. Sembra fattibile. Cosa succede se non ho 30 minuti completi? Anche periodi di esercizio più brevi, come 10 minuti alla volta, possono comunque essere utili. Devo allenarmi ogni giorno alla stessa ora? Non è necessario avere un orario fisso, ma la coerenza è fondamentale. Trova l'orario più adatto a te e rispettalo. Va bene prendersi giorni di riposo tra un allenamento e l'altro? Sì, i giorni di riposo sono importanti per il recupero. Ascolta il tuo corpo e concedigli il tempo di riposare e ripararsi. Come posso assicurarmi di rimanere motivato ad allenarmi regolarmente? Stabilisci obiettivi realistici, trova le attività che ti piacciono e valuta la possibilità di allenarti con un amico o di partecipare a un corso di fitness per una maggiore motivazione. Devo consultare un medico prima di iniziare una routine di esercizi? In caso di problemi di salute o problemi di salute di base, è sempre una buona idea consultare un operatore sanitario. Lo terrò a mente. La sicurezza prima di tutto. Assolutamente, John. La tua salute e il tuo benessere dovrebbero sempre essere una priorità. Grazie per aver condiviso questi consigli sugli esercizi, Anna. Benvenuto, John. Spero che ti aiutino a stabilire una routine di esercizi regolare. Apprezzo la tua guida. Continuiamo a sostenerci reciprocamente nei percorsi di fitness. Sicuramente, John. Ha uno stile di vita più sano e attivo. Lezione 22. Ascoltare musica all'aperto. Che mi dici della musica? Possiamo portare un altoparlante portatile e suonare alcuni brani? Sembra un'ottima idea. La musica può migliorare l'esperienza all'aperto. Dovremmo prendere in considerazione un tipo specifico di altoparlante portatile? Cerca un altoparlante portatile resistente, impermeabile e con una buona durata della batteria. Esistono restrizioni sulla riproduzione di musica negli spazi pubblici all'aperto? È importante rispettare la pace e la tranquillità degli altri. Mantieni il volume a un livello ragionevole e fai attenzione a ciò che ti circonda. Questo ha senso. Non vogliamo disturbare gli altri. Esattamente. Si tratta solo di godersi la musica rimanendo premurosi. Quali generi musicali ti piace ascoltare all'aperto? Mi piace una varietà di generi, ma per gli ambienti all'aperto, le melodie allegre o le melodie rilassanti creano spesso un'atmosfera piacevole. Possiamo creare insieme una playlist per le nostre avventure all'aperto? Questa è un'ottima idea. Possiamo aggiungere canzoni che piacciono a entrambi e rendere l'esperienza più piacevole. Che ne dici di scegliere a turno i brani dalla playlist? Mi piace quell'idea. Ci permetterà di condividere la nostra musica preferita e scoprire nuove canzoni. Dovremmo portare batterie aggiuntive o un power bank per l'altoparlante portatile? È sempre una buona idea disporre di opzioni di alimentazione di backup, soprattutto per le uscite più lunghe. Mi assicurerò di mettere in valigia delle batterie aggiuntive e un power bank. Fantastico! In questo modo, possiamo continuare a riprodurre la musica senza interruzioni. C'è qualcos'altro che dovremmo considerare per la nostra configurazione musicale?
Potrebbe essere utile portare un piccolo tappetino o una coperta su cui posizionare l'altoparlante. Aiuterà ad amplificare il suono e a proteggerlo dal suolo. Aggiungerò un tappetino alla nostra lista di articoli essenziali per l'outdoor. Perfetto. Creerà un'esperienza di ascolto migliore per tutti noi. Grazie per il tuo contributo, Anna. Non vedo l'ora di iniziare le nostre avventure musicali. Benvenuto, John. Sarà un modo delizioso per godersi la vita all'aria aperta. Trascorriamo momenti memorabili con la musica come nostra compagna. Assolutamente, John. Lasciamo che la musica ci porti nei nostri viaggi all'aperto. Lezione 23. Costruire un marchio personale. Quando si affrontano le sfide, è importante trovare soluzioni con calma? Assolutamente. Affrontare i problemi con una mentalità calma consente un pensiero più chiaro e una risoluzione efficace dei problemi. Come si può costruire un marchio personale? Costruire un marchio personale implica mostrare le tue abilità, i tuoi valori e le tue competenze uniche per creare un'impressione positiva e memorabile. È necessario avere un marchio personale nel mondo professionale di oggi? Sì, avere un marchio personale aiuta a differenziarsi e crea opportunità di crescita professionale e networking. Quali sono alcuni passaggi per iniziare a costruire un marchio personale? Inizia definendo i tuoi obiettivi, identificando i tuoi punti di forza e comprendendo il tuo pubblico di destinazione. Come posso mostrare le mie capacità e competenze? Utilizza piattaforme online come LinkedIn, crea un sito web professionale che condividi contenuti di valore relativi al tuo campo. È importante mantenere la coerenza nel marchio personale? La coerenza è fondamentale. Assicurati che la tua presenza online, i tuoi messaggi e le tue azioni siano in linea con l'immagine del marchio desiderata. Il networking può aiutare a costruire un marchio personale? Assolutamente. Il networking ti consente di entrare in contatto con professionisti del tuo settore, condividere idee ed espandere il tuo raggio d'azione. Devo chiedere attivamente feedback per migliorare il mio marchio personale? Sì, il feedback è prezioso. Chiedi il contributo di mentori, colleghi o clienti per ottenere informazioni e apportare le modifiche necessarie. Come posso rimanere autentico mentre costruisco il mio marchio personale? Rimani fedele ai tuoi valori, mostra le tue qualità uniche e mantieni l'onestà e la trasparenza nelle tue interazioni. Il personal branding può andare oltre la vita professionale? Il marchio personale può anche influenzare le relazioni personali e il modo in cui vieni percepito in vari aspetti della vita. Grazie per aver condiviso queste riflessioni, Anna. Inizierò a lavorare per costruire il mio marchio personale. Benvenuto, John. Buona fortuna nel creare un marchio personale convincente e autentico. Continuiamo a sostenerci a vicenda nei nostri percorsi personali e professionali. Assolutamente, John. Alla creazione di marchi personali straordinari e ad avere un impatto positivo. Concordato. Lezione 24. Raccoglierò la Andare nostra roba assieme. e potremo Divertente andare andare insieme. insieme. Dovremmo fare una lista di controllo delle cose che dobbiamo portare? Sì, facciamo un elenco per assicurarci di non dimenticare nulla di importante.
Quali sono alcuni elementi essenziali che dovremmo includere nella nostra lista? Dovremmo mettere in valigia acqua, snack, crema solare, una mappa o un dispositivo di navigazione e qualsiasi articolo specifico relativo alla nostra gita. Dovremmo portare dispositivi di sicurezza, come un kit di pronto soccorso? È sempre una buona idea avere a portata di mano un kit di pronto soccorso di base, per ogni evenienza. Dobbiamo considerare le previsioni del tempo durante le valigie? Sì, controllare le previsioni del tempo ci aiuterà a vestirci in modo appropriato e a portare tutti gli articoli necessari come ombrelli o giacche. Dovremmo portare delle opzioni di intrattenimento, come libri o giochi? Se prevediamo i tempi di inattività, offrire qualche forma di intrattenimento può essere una buona idea per tenerci impegnati. Che ne dite di una fotocamera per immortalare i nostri ricordi? Sì, portare una fotocamera o uno smartphone con una buona fotocamera ci permetterà di immortalare i momenti belli che incontriamo. Dovremmo portare borse extra per eventuali souvenir o spazzatura? Sì, avere sacchetti extra per souvenir e spazzatura aiuterà a mantenere l'ambiente pulito e organizzato. C'è qualcosa di specifico che dobbiamo considerare per la nostra modalità di trasporto? A seconda della nostra modalità di trasporto, dovremmo fare i bagagli di conseguenza, che si tratti di trasporto pubblico o di un veicolo privato. Bene, penso che ora abbiamo un elenco completo. Fantastico! Ricontrolliamo l'elenco prima di partire per assicurarci di avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Una volta che siamo pronti, possiamo intraprendere la nostra avventura insieme. Assolutamente! Sarà un viaggio emozionante in ottima compagnia. Grazie per aver suggerito di andare insieme, Anna. È sempre più piacevole condividere esperienze. Benvenuto, John. Non potrei essere più d'accordo. Creiamo ricordi duraturi insieme. Partiamo per questa avventura e creiamo storie che custodiremo per tutta la vita. Sono pronto, John. Facciamo di questo giorno indimenticabile. Lezione 25. Scegliere l'appartamento perfetto. Penso che una camera da letto sarebbe perfetta per me. Qualche altro consiglio? Considera la posizione e la vicinanza a servizi come negozi di alimentari, trasporti pubblici e parchi. Devo tenere conto della vicinanza dell'appartamento al mio posto di lavoro? Sì, vivere vicino al posto di lavoro può farti risparmiare tempo durante gli spostamenti e rendere più comoda la tua routine quotidiana. Che dire della sicurezza generale e della protezione dell'appartamento? Cerca appartamenti in quartieri sicuri con ingressi sicuri e considera funzionalità come i sistemi di sicurezza o il personale di sicurezza in loco. Ci sono servizi specifici che dovrei cercare nel complesso di appartamenti? Servizi come una palestra, una zona lavanderia, opzioni di parcheggio o un'area comune possono migliorare la tua esperienza di vita. Che ne dici di considerare l'illuminazione e la ventilazione naturali dell'appartamento? L'illuminazione naturale e una buona ventilazione possono creare un ambiente di vita piacevole, quindi vale la pena prenderlo in considerazione. È importante controllare attentamente i termini e le condizioni del contratto di locazione? Assolutamente. Leggi attentamente il contratto di locazione per comprenderne i termini, tra cui affitto, deposito
Devo visitare l'appartamento di persona prima di prendere una decisione? Sì, visitare l'appartamento ti permette di vedere lo spazio effettivo, valutarne le condizioni e avere un'idea del quartiere. È consigliabile parlare con gli inquilini attuali o precedenti per i loro approfondimenti? Parlare con gli inquilini attuali o precedenti può fornire informazioni preziose sul complesso di appartamenti e sulla reattività del proprietario. Che ne dici di considerare l'accessibilità economica e il budget complessivi dell'appartamento? È fondamentale assicurarsi che l'affitto e le spese associate rientrino comodamente nel budget. Grazie per il consiglio, Anna. Terrò a mente questi fattori durante la ricerca dell'appartamento. Benvenuto, John. Sono sicuro che troverai l'appartamento con una camera da letto perfetto per tutte le tue esigenze. Apprezzo la tua guida. È rassicurante avere il tuo contributo in questo processo. Sono qui per aiutarti, John. Buona fortuna con la ricerca del tuo appartamento. Spero che troviate un posto comodo e accogliente da chiamare casa. Grazie ancora, Anna. Il tuo supporto significa molto per me. Quando vuoi, John. Sono felice di averti potuto aiutare. Buona ricerca di un appartamento.